Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto con me in un viaggio attraverso la costruzione di questo diorama. Tutto parte da un'idea semplice, come quella di ricreare una vecchia porta barocca incastonata in un luogo sospeso tra realtà e fantasia. In questo video vi mostrerò tutto il processo, dalla prima lavorazione fino all'ultimo dettaglio dipinto. Seguitemi fino alla fine per scoprire come dare vita ad un diorama come questo. Iniziamo! Inizio costruendo la struttura del diorama. Ho ritagliato 2 pezzi di polistirene da 3 cm di spessore per realizzare la base e il supporto per la parete. Fisso la parete alla base utilizzando colla vinilica. Inserisco degli stuzzicadenti per rinforzare la giuntura e mantenere l'allineamento corretto. Inizio a lavorare sul pavimento della strada, utilizzando questo foglio di carving foam della Green Stab. Inizio a incidere le pietre del pavimento tracciando prima il disegno, utilizzando un listello tagliato a misura per mantenere costante la larghezza delle pietre. Per delineare la lunghezza delle pietre, procedo manualmente cercando di spalzare i vari corsi. Con un incisore di metallo incido i solchi tra le pietre per simulare le fughe. Utilizzo un sassolino di tufo sulla superficie delle pietre per creare delle spaccature e simulare la texture della pietra. Ora posso incollare il pavimento della strada sulla base. Inizio ora ad occuparmi della parete. Per prima cosa ho progettato la porta con un design ricco di ornamenti in stile barocco. L'ho divisa in 2 parti per ridurre i tempi di stampa e unirò le parti dopo la stampa. I batacchi saranno stampati a parte e incollati successivamente. Vi ricordo che unendovi al mio Patreon avrete la possibilità di scaricare i file STL da me progettati per la creazione dei dettagli dei miei diorami. Ho cercato di posizionare i supporti sul retro, la parte che resterà nascosta una volta assemblato il diorama. In questo modo ho evitato di rovinare i dettagli decorativi della superficie frontale. Dopo aver lavato e curato la stampa sotto i raggi UV, prendo i 2 pezzi e li incollo insieme per formare la porta, usando della colla cianoacrilica in gel. Per evitare che la porta si attacchi al tappetino da taglio, metto un foglio di carta forno sul piano di lavoro. Incollo anche il batacchio e i pomelli, che ho stampato separatamente. Inizio ora a lavorare sulla parete, utilizzando questo foglio di carving foam della Green Stab, spesso 10 mm. Metto momentaneamente in posizione la parete per tracciare il foro della porta. Aggiungo uno spessore alla base per creare lo spazio dove poi metterò i gradini. Posiziono la porta al centro della parete e poi traccio il contorno con una matita. Per ritagliare il foro della porta uso il traforo elettrico, che mi consente una maggiore precisione, specialmente nei tagli curvi. Incido le pietre della parete utilizzando lo stesso metodo che ho usato in precedenza per le pietre della strada. Il carving foam è un materiale che apprezzo molto perché, oltre ad essere già disponibile in spessori ridotti, ha una consistenza a grana finissima che permette di incidere dettagli netti e ben definiti. A questo punto ho progettato e stampato il decoro superiore, che verrà collocato sopra l'arco della porta. Ho stampato anche questi decori, che incollo ai lati del foro della porta.
Uso lo stucco per coprire le fessure che si sono create durante l'assemblaggio. Ora posso incollare la parete sulla base. Utilizzo della colla vinilica e poi aggiungo sopra qualche goccia di cianacrilica per velocizzare la presa. È arrivato il momento di progettare e stampare le colonne che andranno posizionate ai lati della porta. Ho modellato la colonna utilizzando Blender, suddividendola in 5 pezzi separati, che poi stamperò singolarmente. In questo modo posso ridurre notevolmente i tempi di stampa e, considerando che ogni parte sarà assemblata su un supporto in polistirene, l'unione dei vari elementi non dovrebbe essere complicata. Ho previsto anche una cornice che incollerò ai lati della colonna. Taglio un pezzo di polistirene che utilizzo come supporto per assemblare la colonna. Ora posso incollare le colonne sulla parete. Per rifinire lo spigolo esterno delle colonne ho stampato in 3D alcuni pezzi di cornice che incollo lungo il bordo per rendere lo spigolo meno netto e più armonioso. Incollo anche i 2 gradini sotto la porta, utilizzando 2 pezzi di polistirene che ho tagliato a misura. Passo ora alla costruzione del cornicione superiore. Ho preparato una dima per ritagliare a misura il supporto in polistirene, su cui poi incollerò i pezzi di cornice. Per eseguire i tagli interni utilizzo il traforo elettrico per la sua praticità e per garantire un taglio preciso e perpendicolare. Ho stampato 7 pezzi di cornice che fanno da contorno alla struttura, già sagomati a 45 gradi per poterli assemblare sul polistirene che ho appena ritagliato. Avrei sicuramente potuto stampare il cornicione in un unico pezzo, ma ho scelto questa soluzione per ridurre i tempi di stampa ed anche per risparmiare resina. Ora posso incollare il cornicione in posizione. Per completare la parte superiore ho progettato e stampato questo ornamento che verrà posizionato sopra il cornicione. Infine, per terminare le decorazioni, ho stampato anche 2 leoni e 2 piedistalli. Ho trovato i file STL dei leoni su Thingiver e ho pensato che siano perfetti da posizionare in cima alle colonne. Incollo anche i piedistalli dove andranno collocati i leoni, che incollerò in seguito, durante la fase di pittura. Ecco fatto. Dopo aver stuccato tutte le imperfezioni, siamo pronti per passare alla fase di pittura. Inizio applicando uno strato di primer a base di gesso nero su tutto il modello. Dopo aver lasciato asciugare bene il fondo, inizio ad applicare il colore partendo dalla strada. Sto usando soprattutto tonalità di grigio, con qualche sfumatura marrone per variare un po' l'effetto.
Passo ora alle pietre della parete. Per differenziarle rispetto a quelle del pavimento, ho aggiunto alla tavolozza un grigio beige, che ho sfumato con un marrone scuro e qualche tocco di grigio blu. Per le decorazioni esterne della porta e le colonne, voglio simulare una pietra marmorea molto chiara, quasi bianca. Ho usato un bianco freddo, un grigio molto chiaro e ho sfumato il tutto con un grigio azzurro tenue. Quando il colore è asciugato per bene, inizio a stuccare le fessure tra le pietre, utilizzando del cemento in polvere per piastrelle. Inizio con la strada, utilizzando un cemento grigio. Tolgo l'eccesso con una spugna bagnata. In questa fase è importante sciacquare spesso la spugna, per evitare di graffiare il colore. Per stuccare la parete utilizzo un cemento più chiaro. Passo ora alla fase delle lavature per dare più profondità al modello. Inizio con una lavatura generale sulle parti bianche, utilizzando un nero diluito con acqua. Asciugo il pennello e poi lo passo di nuovo per raccogliere il colore in eccesso. Passo ora a lavature più mirate, utilizzando un marrone scuro e un nero, per accentuare ombre e accumuli di sporco negli angoli. In questo modo la scena acquista anche maggiore profondità. Aggiungo ora dei tocchi di luce utilizzando un bianco puro con la tecnica del pennello asciutto. Passo il colore su tutta la superficie effetto marmo, insistendo di più sulle decorazioni. Ora posso incollare i leoni in posizione. A questo punto mi dedico alla pittura della porta. Inizio passando un primer nero. Una volta asciugato il primer, stendo 3 tonalità di marrone. Uso principalmente un marrone miele, che poi sfumo con un marrone scuro e qualche tocco di terra di siena bruciata per aggiungere sfumature più calde. Quando il colore è asciugato, passo una lavatura marrone rossiccio per accentuare le ombre e dare profondità. Infine do una lumeggiatura finale a pennello asciutto con un marrone chiaro, soprattutto sulle parti in rilievo, per dare ancora maggiore profondità. Ora posso incollare la porta in posizione. Come tocco finale ho deciso di aggiungere un personaggio. Ho creato questa miniatura di un artista di strada utilizzando Aeroforge e ho pensato che fosse perfetta per aggiungere un tocco narrativo al diorama.
Spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a mettere mi piace qui sotto e ad iscrivervi gratuitamente al mio canale. Un grazie speciale va ai membri della mia community Patreon. Se volete unirvi alla community, avrete accesso a tecniche di costruzione esclusive e tanti contenuti speciali. Il vostro sostegno è ciò che mi permetterà di creare sempre nuovi ed interessanti progetti, dandomi la spinta necessaria per migliorare il mio lavoro. E ora non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo progetto e al prossimo video. Grazie ancora e a presto. Ciao!